Grazie, buongiorno a tutti. Ha detto bene il vicepresidente. Questo negoziato aveva avuto varie problematiche durante questi anni. Oggi è un giorno bellissimo, è un giorno che dopo 8 anni finalmente ci vede trovare un accordo politico. Pensiamo che solo in questo mandato abbiamo avuto la pandemia da Covid, così come ultimamente anche la guerra in Ucraina. Non è più il paesetto arroccato sul monte tra la Romagna e le Marche che viveva di espedienti. Questo accordo di associazione che rappresenta un'evoluzione importante nei rapporti fra San Marino e l'Unione Europea. È un paese che a pieno titolo ha negoziato con l'Unione Europea l'accordo più evoluto che l'Unione Europea ha fatto in materia con uno Stato terzo. Il 12 dicembre 2023 è stato il giorno ufficiale in cui sono terminate le trattative per l'accordo di associazione tra San Marino, Andorra e l'Unione Europea. Il percorso si è svolto rispettando i principi di equivalenza e di non discriminazione sulla base della nazionalità. Le 4 libertà sono i principi cardine dell'Unione Europea e dell'intero accordo di associazione. Permettono il regolare funzionamento del mercato unico e permetteranno ai cittadini sammarinesi di usufruire di una gamma di strumenti che fino ad ora sono stati preclusi. Tuttavia, le dimensioni di San Marino e le sue particolarità possono essere d'intralcio per la piena applicazione pratica di esse. Se proviamo a immaginare l'applicazione di queste libertà al contesto di San Marino, emergono delle complicazioni. Per la libera circolazione dei servizi, ad esempio, la concorrenza può rappresentare un problema. Ci troveremo in un mercato fortemente competitivo. Per la libera circolazione delle merci, il documento doganale T2, che da sempre rappresenta un ostacolo per gli imprenditori, non verrà superato. C'è la credenza che con la semplice firma dell'accordo si superi il tema del T2, che invece non è oggetto dell'accordo. La libera circolazione dei capitali non è attuabile fino a quando i servizi finanziari non si saranno adeguati agli standard richiesti. Noi non avremo la libera circolazione dei capitali. Per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, si teme un aumento spropositato dei flussi migratori, che potrebbe portare a degli squilibri interni. Finiremmo tutto lo spazio a disposizione e probabilmente avremmo la sanità al collasso, i servizi pubblici al collasso, perché non riusciremmo a garantire minimamente il sistema. Nell'arco di questi 15 anni, queste perplessità sono state portate dai negoziatori alla Commissione Esteri dell'Unione Europea per cercare di trovare soluzioni che permettessero di applicare i principi dell'accordo al contesto specifico di San Marino, senza che essi provocassero ulteriori problemi. La difficoltà del negoziato è stata proprio questa: cercare di innanzitutto capire noi e poi far capire alla Commissione che San Marino non metteva mai in discussione il principio che la Commissione europea ritiene inalienabile, ma si trattava di negoziare l'applicazione del principio. Quindi mi metto nei panni del semplice cittadino che ha la sua attività lavorativa, i suoi interessi, la sua famiglia, di fronte a questa rivoluzione che gli si presenta, sia perplesso. E magari la prima domanda che si farà a una persona è: ci conviene? Ci sono molte domande da farsi. Da quello che ho capito che ci sono un po' di deroghe, no, sull'afflusso dei residenti, eccetera, di riuscire a barcamenarci un po', insomma. Piccolo paese come il nostro abbia così un po' di timore perché magari ha paura di che vengano messe in discussione determinate cose che magari sono radicate negli anni. Però la consapevolezza non è facile perché, come ha capito benissimo, si tratta di un accordo estremamente tecnico. Ma cosa pensano le persone? Lo sappiamo grazie a una ricerca proprio dell'università che si è incaricata della più grande ed estesa indagine nel suo genere, e da quella ricerca noi traiamo le risposte a questa domanda. Noi sappiamo che per esempio il 63% della popolazione sammarinese riteneva di avere un orientamento favorevole per esempio a un eventuale accordo di associazione tra San Marino e Unione Europea se fosse stato sottoposto a referendum. Sappiamo che la maggioranza di questo campione teme un aumento della criminalità,
Sappiamo che una buona fetta di questo campione ha riflettuto sull'immigrazione eventuale come un tema non positivo. La paura dei cittadini è quella che la libera circolazione delle persone crei un aumento incontrollato dei numeri dei nuovi residenti a San Marino. Abbiamo proposto alla Commissione Europea, la Commissione Europea ha accettato che l'applicazione del principio della libera circolazione delle persone di stabilimento fosse mitigata da un sistema di quote che non vale per noi all'estero, ma vale per i residenti europei a San Marino. In cui praticamente lo Stato dice: signori, siamo un piccolo territorio, cerchiamo di farlo e siamo d'accordissimo per farlo, però entro dei limiti che sono assorbibili. La libera circolazione delle persone permette ai cittadini europei di lavorare, studiare e vivere senza limiti di tempo in qualsiasi Stato membro. I lavoratori beneficiano delle stesse condizioni dei residenti locali, senza necessità di visto, e gli studenti accedono all'istruzione superiore a condizioni vantaggiose, usufruendo di tasse ridotte e borse di studio. Inoltre, i cittadini che si trasferiscono per lavoro o altri motivi mantengono i diritti di protezione sociale, assicurando così l'accesso continuo all'assistenza sanitaria e ad altri benefici sociali. Per quanto riguarda il processo inverso, San Marino ha negoziato un principio di quote incrementali che tengono in considerazione i propri limiti fisici. Sulla base già di un modello adottato dal Liechtenstein nell'ambito dello spazio economico europeo, si impegna a dare applicazione al principio del libero stabilimento e circolazione delle persone, anziché illimitato, perché sarebbe oggettivamente impossibile, negoziando appunto un criterio di quote incrementali. Facciamo riferimento a un anno di partenza che potremmo ipotizzare il 2024. Supponiamo che San Marino abbia concesso 100 permessi di soggiorno a persone dell'Unione Europea economicamente attive. La percentuale che San Marino ha negoziato e ottenuto con la Commissione Europea è che ogni anno si ha un incremento del 3%, risultando in un'aggiunta di 3 permessi di soggiorno per l'anno successivo. Questo significa che nel 2025 sarà tenuto a concederne 103, nel 2026 106 e così via, in maniera incrementale facendo riferimento all'anno precedente. Tenga presente che, a titolo meramente informativo, non ho i dati statistici, però negli ultimi anni San Marino concede in media circa 300 permessi di residenza ogni anno a cittadini dell'Unione Europea. Quindi si vede molto chiaramente che il timore della cosiddetta invasione che ci potrebbe essere a seguito dell'accordo di associazione in realtà non si verificherà mai. Ho sentito da qualcuno anche la preoccupazione dei migranti, al netto che possa essere una preoccupazione, dovremmo dire chiaramente che l'accordo di associazione all'Unione Europea riguarda i cittadini europei, insomma. Per quanto riguarda questa libertà, l'accordo andrà ad avvantaggiare i cittadini sammarinesi in Europa. Infatti sarà più facile fare esperienze in territorio europeo, come trasferirsi, lavorare e studiare. Allo stesso tempo esclude eventuali svantaggi, in quanto il flusso in entrata sarà contenuto e controllato. Una delle questioni fondamentali è che noi ci troveremo in un mercato fortemente competitivo e ampissimo. Questa visione dà delle grandi opportunità e ti espone a determinati rischi. Il primo rischio è quello di non saper fronteggiare la concorrenza, ma anche la grande opportunità di agire su un mercato di 400 milioni di persone. La libera circolazione dei servizi è uno dei principi fondamentali del mercato unico europeo e permette alle imprese e ai professionisti di operare in qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea senza bisogno di stabilirsi fisicamente in ognuno di essi. Vuol dire allargare il mercato di riferimento di tutti i nostri operatori, specie oggi dove la prestazione dei servizi è sempre più a distanza e sempre meno in presenza. Inoltre, le aziende sammarinesi potranno partecipare ad appalti e forniture e concorrere, secondo le regole europee, a progetti in tutta la gamma dei servizi. L'altra faccia della medaglia è quella che ci sarà anche un processo inverso, quindi anche aziende estere potranno fare la stessa cosa a San Marino. Pensate a quanti servizi noi non accediamo come utenti e come consumatori perché non sono fruibili a San Marino. Anche banalmente
servizi audiovisivi, piattaforme di streaming o piuttosto altre attività che oggi hanno delle limitazioni perché noi non siamo all'interno del mercato unico e del mercato dell'Unione Europea. Ma dobbiamo pensare anche al lato consumatore finale, che non solo avrà accesso a una gamma di servizi importanti che oggi magari non ha, ma sarà anche tutelato dalle norme europee che tutelano il consumo. Sebbene da un lato la concorrenza può rappresentare un fattore di sviluppo economico, dall'altro per alcune attività locali può suscitare timori. Possono esserci alcune categorie come alcuni lavoratori, diciamo così, artigiani o prestatori d'opera che oggi possono godere di un vantaggio nella chiusura del mercato sammarinese operando solamente nella Repubblica di San Marino. Ma anche in molte di queste persone, io vedo più la voglia di cogliere le opportunità di poter andare a lavorare anche fuori dalla Repubblica di San Marino piuttosto che non la paura di invasioni dall'esterno. Diciamoci anche la sincera verità, su certi settori dell'artigianato come può essere l'idraulico, l'elettricista, eccetera, ciascuno di noi ancora a San Marino ha anche un rapporto, diciamo così, di fiducia con una persona che deve far entrare in casa, della quale deve fidarsi, e quindi io credo che questo sarà semplicemente aumentato nel tempo, cioè ci sarà la possibilità di una scelta maggiore, ma poi io credo che il sammarinese, insomma, andrà magari da una persona che conosce, magari da una persona di cui si fida e magari da una persona con la quale si riesce a parlare anche, diciamo così, virgolette, se non la stessa lingua, lo stesso dialetto, insomma, no? Se continuiamo a parlare di paura della concorrenza, di ciò che viene da fuori, non faremo mai il salto che invece ci deve portare a capire quante opportunità ci sono là fuori per migliorare, per apprendere, per portare cose nuove a San Marino. Questo in teoria dovrebbe portare, come ha portato nel caso dell'Unione Europea, a un avanzamento collettivo. L'Unione Europea, come noto, è alla frontiera praticamente di tutti i processi economici, ambientali e innovativi. La libera circolazione dei capitali consente il trasferimento senza restrizioni di capitali tra gli Stati membri, inclusi investimenti, acquisti di proprietà immobiliari e movimenti di denaro per pagamenti o trasferimenti finanziari. Tuttavia, questa libertà incontra un ostacolo significativo. Prima di poter essere pienamente operativa, il settore finanziario deve adeguarsi alle normative vigenti. Queste normative, che regolano il mercato europeo e internazionale, garantiscono un'operatività leale e regolata tra i diversi paesi. San Marino, non essendo conforme a questi standard, si vede precluso l'accesso a un mercato più ampio. Noi non avremo la libera circolazione dei capitali, perché le imprese finanziarie europee non potranno venire a San Marino e le imprese finanziarie sammarinesi non potranno avere il mercato europeo. Questo impasse lo risolviamo adattandoci il più rapidamente possibile alla disciplina dell'Unione. Ci sono tante cose da fare nei prossimi anni. Probabilmente ci saranno comparti del settore finanziario che potrebbero essere attivati con più immediatezza. Banalmente mi riferisco non solo al settore assicurativo o al settore dei fondi di investimento, dove le implementazioni e le risorse da dedicare probabilmente sono inferiori rispetto a quelle del settore bancario, diciamo, tradizionale. Poi ogni banca, una volta che saranno raggiunti i requisiti e rispettati gli assessment a cui dovremmo sottoporci, potranno decidere le proprie politiche, se rimanere con, diciamo, politiche più locali, tradizionali, o affacciarsi verso politiche più internazionali. Noi abbiamo dovuto affrontare, diciamo, la crisi finanziaria e il debito senza poter far parte dell'eurosistema, e quindi per noi ha pesato molto in termini di costi finanziari, ma anche di attrattività dei titoli di Stato della Repubblica verso investitori europei. Una volta parlavamo anche del costo del denaro, no? Cioè qui tutto costa, il denaro costa molto di più che a Coriano, senza andare lontano, quindi a noi il denaro costa molto di più, quindi rende anche molto più difficile fare degli investimenti nuovi, perché non c'è una sostenibilità tra il debito che tu devi fare per investire
e il ritorno che puoi avere da questo investimento. Oggi nella Repubblica di San Marino questi costi sono elevati perché San Marino, non avendo la possibilità di rivolgersi alla BCE per reperire liquidità, le banche la loro crescita di liquidità la fanno esclusivamente sui depositanti e quindi anche in un regime di concorrenza tra loro, peraltro anche molto chiusa. Uno degli aspetti finanziari più rilevanti è la possibilità di ottenere liquidità a tassi ridotti dalla Banca Centrale Europea. Attualmente, con un accesso limitato ai prestiti europei, i tassi di interesse sul mercato sono elevati, una realtà ben visibile e nota a chi desidera accedere ai prestiti presso le banche di San Marino. Questo scenario disincentiva gli investimenti interni e ostacola l'attrazione di investitori esterni. Con l'accordo di associazione si avrà un accesso più agevolato ai prestiti da parte della Banca Centrale Europea e questo offrirà la possibilità di modificare il meccanismo che finora ha ostacolato la crescita della Repubblica. Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, questa libertà permette ai prodotti di muoversi liberamente tra i Paesi membri, senza ostacoli come dazi doganali o limiti quantitativi. L'Unione Europea ha anche standardizzato molte regole e normative per garantire che i prodotti siano sicuri e rispettino certi standard di qualità, semplificando così il commercio tra i Paesi membri. Questo principio del riconoscimento reciproco permette che un prodotto di un Paese membro possa essere venduto in tutti gli altri senza necessità di adattarsi a nuove normative o subire controlli extra. Per quanto riguarda San Marino, attualmente non è possibile una libera circolazione di merci senza dover pagare oneri amministrativi. Questa limitazione è dovuta alla necessità del documento doganale T2 imposto per regolare il passaggio delle merci. Il T2 in sostanza cos'è? È un documento che accompagna la merce in un passaggio da un Paese membro, dall'Italia, una spedizione deve andare in Germania, passa in Svizzera, ha bisogno del documento T2 perché attraversa un Paese che non è membro. Inoltre il T2 è stato normato che venga utilizzato nell'interscambio tra San Marino e un Paese dell'Unione, a parte l'Italia. Questo perché la merce deve avere un documento che attesta da dove parte e attesta dove va e attesti che è stata pagata l'imposta, l'IVA relativa. Quello del T2 è un problema annoso. ANIS soprattutto ci sta pressando da sempre. Oltre che rappresentare un costo per le aziende sammarinesi, un appesantimento dell'attività burocratica delle aziende sammarinesi, e sarebbe già tanto quello, il problema è che si riflette in una percezione del cliente, quindi il cliente sa che quando acquista da un'azienda di San Marino comunque l'iter è un altro. Se dall'Italia una spedizione alla nostra filiale che è a nord-est di Francoforte ci mettiamo 2 giorni per far recapitare il materiale, dalla unità produttiva di San Marino ce ne vogliono 4. Tutte le volte che le delegazioni sammarinesi sono andate a Bruxelles per cercare di aprire un tavolo di confronto, la risposta inequivocabile di tutte le varie commissioni, tutte le varie direzioni generali, soprattutto alla TAC Sud, è stata: finché non chiudete l'accordo di associazione, di fatto non possiamo affrontare questa tematica ulteriore perché non ce la fate. Per cui abbiamo ovviamente ragionato assieme all'autorità politica, assieme alle aziende, assieme ad ANIS, una tattica, diciamo, per arrivare all'obiettivo. L'accordo di associazione includerà l'accordo di cooperazione e unione doganale del 1991, il quale permetterà ai comitati di discutere e tentare di risolvere la questione legata alla libera circolazione delle merci. È stato proposto un calendario per affrontare questi temi e anche se l'eliminazione del T2 non sembra semplice, si cercherà di ridurre gli impatti economici e temporali, ipotizzando una soluzione a costo zero e facilmente attivabile. Che potrebbe essere, dico a livello di ipotesi, un T2 a costo zero e che con un clic si attivi. Quindi a questo punto per l'azienda non ci sarebbero più gli effetti negativi di questo documento e si realizzerebbe la parità di condizioni, quindi l'equivalenza di cui dicevamo prima,
anche per le aziende sammarinesi. Le 4 libertà costituiscono le fondamenta dell'accordo di associazione e interagiscono con tutti i capitoli dell'acquis comunitario compresi nell'accordo, regolando l'accesso al mercato unico. Inoltre, attraverso le trattative si è riusciti a tenere conto delle specificità della Repubblica di San Marino. Tra questi accordi sono stati previsti anche dei meccanismi di sicurezza per affrontare eventuali squilibri interni. Abbiamo negoziato una clausola di salvaguardia generale che permette di disapplicare uno o più parti dell'acquis quando questo crea degli effetti distorsivi per gli equilibri socio-economici del paese. È uno strumento che ci permette di agire tempestivamente se ci può essere una distorsione. San Marino ha un po' come questa possibilità di rompere il vetro e spingere il pulsante d'emergenza, cioè quindi congelare la situazione e ritornare alla situazione quoante, come si dice, no? Precedente. Questo credo che sia uno strumento molto importante che noi abbiamo e che dall'altra parte invece l'Europa non ha. Questo strumento, assieme a deroghe e modifiche, è frutto di anni di trattative che nel periodo del Covid hanno subito una notevole accelerazione. Noi siamo una società che si occupa principalmente di public affairs e comunicazione istituzionale. C'è stata la volontà da parte di alcune segreterie di Stato di cercare di dare un impulso a questo negoziato per cercare di addivenire all'accordo, diciamo, nel tempo appunto più breve possibile e soprattutto nell'arco della fine di questa legislatura. Quello che ha caratterizzato i momenti chiave della trattativa di questi 4 anni sono stati innanzitutto, ahimè, un lato negativo che è il Covid. Si può dire che la pandemia, se da una parte ha rallentato i negoziati, dall'altra si può dire che la pandemia ha portato invece a un'accelerazione nella comprensione delle peculiarità di San Marino e di tutti quegli stati terzi che sono stati alla stregua degli stati membri impattati dal Covid. Le difficoltà con cui i cittadini sammarinesi hanno dovuto superare questo periodo. L'Unione Europea non si poteva più guardare, girare dall'altra parte, doveva capire e infatti ha dato un'accelerazione a questo negoziato. La Commissione Europea in particolar modo ha capito che per togliere dallo stallo il negoziato bisognava fare un salto politico, perché è questo che fa la politica, ci serve la guida politica per arrivare alle soluzioni, poi i tecnici trovano gli accordi. Cosa ha fatto? Ha passato la responsabilità dell'accordo dal SEAE, quindi diciamo, per capirci, non per gli addetti ai lavori, da quello che è considerato il Ministero degli Esteri dell'Unione Europea, quindi l'alto rappresentante, ad un commissario europeo, Šefčovič, dandogli un mandato specifico, che era quello di chiudere l'accordo di associazione. This association agreement will enshrine a privileged relationship between the EU and Andorra and San Marino, which are both located in the heart of Europe. Maroš Šefčovič è il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea e si occupa principalmente delle relazioni interistituzionali e della prospettiva degli accordi internazionali per l'Unione Europea. La conferenza stampa a cui sta partecipando nel video si è tenuta il 12 dicembre 2023 e ha segnato la conclusione delle negoziazioni. We've been extremely careful to take care of the specificities of both Andorra and San Marino as a small-sized countries, and we been taking a lot of precautions to find the balanced outcome, which I think we succeeded. So, San Marino, ma forse anche Andorra, scontano una particolare condizione. Siamo un enclave del territorio dell'Unione Europea, addirittura nel caso di San Marino siamo un enclave all'interno di uno Stato appartenente all'Unione Europea. I nostri numeri, i nostri limiti in termini di territorio, di economia, eccetera, non ci permettono un percorso agevole all'interno di quella che può essere un'esperienza invece di adesione all'Unione Europea. Oltre 15 anni di lavoro diplomatico hanno portato San Marino ad un passo dall'entrata in vigore dell'accordo. I giochi ormai sono fatti. Ma San Marino può ritenersi soddisfatta di quello che è stato raggiunto o esistono delle criticità a cui far fronte in futuro? Per cui definire quali sono gli svantaggi per la Repubblica di San Marino è assai complesso, perché è molto più presente quali sono stati
gli svantaggi a non avere questo accordo. Come se di fronte all'Europa ci fosse una risposta sì o no. Oppure arriverà l'accordo, valuteremo costi e benefici, cioè siamo ancora nel 2024 a valutare costi e benefici dell'accordo di associazione. È ridicolo. Questo è ridicolo, vuol dire avere evidentemente dei dubbi enormi su quello che è stato fatto negli ultimi 15 anni di storia di questo paese. Quando io sento qualcuno dire bisognerebbe trattare singoli temi e non un accordo unico, benissimo, trattiamo pure 1000 temi paralleli, 500 temi paralleli, non so quanti ne portiamo a casa, 2, 3. Qualunque Stato europeo ci dirà: noi vorremmo fare questo accordo con voi, ma questo deve essere approvato dall'Unione Europea. Immaginatevi che cosa vorrebbe dire per noi andare a fare questi accordi bilaterali dopo aver detto no all'accordo di associazione. Vorrebbe dire sostanzialmente precludere la possibilità di ogni accordo bilaterale anche con i Paesi membri e soprattutto con l'Italia. Non c'è la condizione per trattare 50 temi di interesse con l'Unione Europea. O tratti una dimensione che ti risolve ad ampio spettro un po' tutto, o se no rincorri le emergenze e basta. E qui arriviamo ad una delle criticità dell'accordo di associazione, no? Al di là di quello politico di cui abbiamo parlato. Una delle criticità è che l'accordo di associazione non dà l'accesso ai fondi strutturali europei. I fondi strutturali sono un sistema di finanziamento da parte dell'Unione Europea verso gli Stati membri. Gli Stati contribuiscono al fondo versando una parte del proprio gettito fiscale come l'IVA. Questi fondi, tuttavia, non vengono imposti dall'Unione per costruire direttamente infrastrutture, bensì vengono redistribuiti tra gli Stati membri per promuovere politiche orizzontali che spaziano dall'educazione all'ambiente, dalla mobilità alla transizione digitale ed ecologica. San Marino, non essendo uno Stato membro, non partecipa a questo sistema di finanziamento e di conseguenza non riceve fondi strutturali. Oggi partire, iniziare a versare, non avere ancora le competenze significa avere uno sbilancio, quindi a mio avviso è giusta la scelta in questo momento di fare un accordo che non tenga presente questo aspetto. Ma la possibilità di accedere a fondi europei non strutturali, che invece sono dedicati alle politiche di sviluppo macro-regionale, anche in collaborazione con paesi terzi, sono alla nostra portata. Noi oggi possiamo compartecipare con dei partner a tanti percorsi di europrogettazione. Su questo noi dobbiamo sviluppare, creare le competenze all'interno del nostro territorio sulle persone, sia nel settore pubblico che nel settore privato, perché questi bandi possono partecipare le istituzioni pubbliche come le realtà private. Restano diversi aspetti su cui bisognerà ancora lavorare, come ad esempio il superamento del T2, la completa integrazione delle normative per la libera circolazione dei capitali e la regolazione ai fondi strutturali, ma sono tutte vie che appaiono più spianate dal momento in cui l'accordo entrerà in vigore e sulle quali la Repubblica deve mantenere alta l'attenzione per poter usufruire appieno di tutte le opportunità e garantirne una piena applicazione. Piena applicazione vuol dire quindi saper leggere le opportunità e sviluppare le opportunità che dall'accordo possono derivare, se no l'accordo rimane qualcosa di statico, che qualcosa dà, ma bisogna saperlo poter sviluppare e applicare bene per permettere al nostro Paese, amministrazione pubblica, sanità, impresa, ragazzi, giovani, studenti, per poterlo cogliere appieno. Un esempio concreto e più immediato riguarda infatti il programma Erasmus+. Dal 2025 sarà possibile dare la possibilità agli studenti sammarinesi, sia delle scuole superiori che dell'università, di andare a studiare in altri paesi europei. Voi vivete già una mobilità e un'apertura nuova che vi riconosco. Oggi i nostri giovani non vogliono emigrare. Oggi i nostri giovani vogliono vivere delle esperienze. Che possono essere in Italia come anche in altri paesi europei, questo penso sia molto importante. E poi magari grazie a quelle esperienze tornare a San Marino arricchiti di un bagaglio formativo e di esperienza più ampio. Attori e beneficiari contemporaneamente, ma anche coloro che hanno gli strumenti e la mentalità. Su questo principio è stato assicurato l'equivalenza dei cittadini sammarinesi, degli studenti sammarinesi, a quelli dell'Unione Europea. Ci fa entrare
nel mercato unico. Questo è l'elemento fondamentale e per le aziende sammarinesi questo diventa fondamentale. Non avremo più tutta questa difficoltà a farci riconoscere, insomma, i nostri cittadini, le nostre imprese, il nostro Stato. Allora, sicuramente studiare fuori all'estero mi ha dato tutte le carte perfette per poter trovare la posizione dove sono ora. Sono stato contentissimo della mia scelta anche per l'ambiente internazionale in cui mi sono trovato. I tempi comunque sono cambiati, le culture sono cambiate, il mondo è cambiato, cioè il mondo è più internazionale. Le competenze che ho acquisito, anche il solo fatto di essermi messo in gioco all'estero è stato valorizzato nel posto in cui mi trovo ora a lavorare. Penso di aver bisogno di un periodo di maturazione all'estero, proprio per disintossicarmi da questo clima di comfort zone, di tranquillità. Certe persone devono capire, devono mettersi nei nostri panni. Perché sennò probabilmente io non andrei a farmi 2 anni in Germania se posso stare qua a mangiare da mia nonna alle tagliatelle. Chi vuole provare a fare questo percorso deve sapere che è un percorso estremamente difficile, ma deve, secondo me, anche provare a fare capire che le esigenze sono cambiate e che c'è bisogno di aprirsi al mondo esterno, perché se uno non si apre al mondo esterno, cioè, perdonami il termine, si ammuffisce, si ristagna, sprofonda, e quando poi ti rendi conto che il mondo intorno a te è cambiato e il tuo paese è rimasto lì dove era, cercare di coprire quel gap che si è creato fra il mondo esterno e quello che è il tuo mondo interno diventa ancora sempre più difficile, se non impossibile. Si riuscirà a coprire questo gap una volta entrato in vigore l'accordo? E cosa ne sarà della sovranità sammarinese? Allora, la prima domanda che faccio a me stesso e a chi ascolterà è: siamo stati sovrani nell'aver fatto le riforme fatte che dicevo all'inizio, delle società anonime e del segreto bancario, o non siamo stati, ci è stato imposto? Tutte le normative che abbiamo dovuto adottare, perché se no le nostre imprese non lavorano con l'esterno, le abbiamo fatte per scelta o le abbiamo fatte perché ce le hanno imposte? Il fatto che non abbiamo voce in capitolo, nonostante abbiamo dovuto sottostare a tutti i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi 20 anni, è stata una espressione piena della nostra sovranità o è stata una limitazione? Il fatto che domani, comunque, ogni volta che ci saranno modifiche normative significative, ma saremo consultati, quindi avremo la possibilità di dire la nostra prima che queste norme vengano approvate, questa è maggiore o minore sovranità? E poi c'è un altro tema di sovranità che è sempre connesso, e lo dico come provocazione. Sovranità è anche permettere che noi possiamo avere le nostre opportunità e non farcele togliere le nostre opportunità. Ma per non farcele togliere bisogna che siamo noi primi a costruirle e non aspettare che qualcuno dall'alto ce le riconosca. Ce lo dobbiamo andare a cercare. Tra gli studiosi c'è chi pensa che la sovranità dei piccoli stati sia stata moltiplicata dalla integrazione europea. Il concetto di sovranità di San Marino è che San Marino rimarrà sempre un paese sovrano. Un termine legato profondamente e intrinsecamente all'indipendenza che abbiamo da tanto tempo. Adeguare la propria sovranità per avere un ruolo da protagonista o comunque un ruolo ben chiaro, sovrano. Quindi il concetto di sovranità varia, così come variano le esigenze dei popoli. L'Europa non fa accordi con stati che non sono sovrani. Rispettati sia all'interno, in questo caso del paese, sia in un contesto internazionale dove per forza di cose devi trovare degli equilibri con gli altri soggetti che compongono quel quadro. Per sovranità intendiamo io faccio quello che mi pare, e potrei dire che la sovranità non esiste. I piccoli stati, essendo piccoli, traggono maggior beneficio dai grandi stati dal sistema di regole e di integrazione che l'Unione produce. Sistemi che sono anzitutto di protezione giuridica per chi ha meno forza politica o meno forza materiale. Per essere sovrani bisogna essere riconosciuti, cioè bisogna esserci, essere intesi come un interlocutore. E se l'Europa fa un accordo così con San Marino, significa che riconosce a San Marino una importanza pari a quella dei suoi Stati membri. Noi mettiamo insieme delle forze, quindi non ce le vengono sottratte, aumentiamo le nostre insieme agli altri.
Una domanda che nasce spontanea è la seguente: che cosa cambierà domani? Una volta che l'accordo entrerà in vigore, non ci saranno cambiamenti drastici. La vita quotidiana dei sammarinesi non subirà sconvolgimenti e il funzionamento delle istituzioni rimarrà in linea con i propri valori e principi. Il vero cambiamento avverrà per gli studenti che hanno difficoltà ad accedere a università europee, per chi deve lottare duramente per ottenere posizioni lavorative e raggiungere gli stessi livelli dei cittadini europei, per gli imprenditori che hanno affrontato le difficoltà di un periodo buio e sofferto, ma che hanno resistito con la speranza di un futuro migliore. Il cambiamento sarà per coloro che vogliono ampliare i propri orizzonti, senza dover abbandonare la propria casa, desiderosi di arricchire sia il proprio futuro che quello del proprio paese. He be riding on the wave, I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Pine's ready, let me blaze. Spend money, what a waste. Times money, money pays. You ain't ready for the eighth. She ain't ready for the eighth. He be riding on the wave, I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Pine's ready, let me blaze. Spend money, what a waste. Times money, money pays. You ain't ready for the eighth. She ain't ready for the eighth. Mad as savage, in me back and I'm back in it happening, ready to blow. I remember doing deeds with Deji from the street, they left me on my own. Mom kept asking me about how I got the P, I told her leave him mum and grow. Then they're ringing off my phone, then they're ringing off my phone. Times change, but mine's made up. I ain't got line patience, tried then, don't like baitness. Come close, but I swear that went ghost with a hair pack. Never boast loud, get your bird whacked in my condo where I birth tracks with a gang. Catch that for the gram, snap that for the man. These dudes do the most, no money in the hand. I ain't never had to feel away, rhyme steady and they feel the way. Occupation make it either way, never worry cause I can. Back chat from the whack gang, took charge when they sack man. Passport when a milestone, make space when the bags land. This must be a daydream, Max got me the mad plan. My team never lied on, due a visit from the facts man. He be riding on the wave, I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Pine's ready, let me blaze. Spend money, what a waste. Times money, money pays. You ain't ready for the eighth, she ain't ready for the eighth. He be riding on the wave, I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Pine's ready, let me blaze. Spend money, what a waste. Times money, money pays. You ain't ready for the eighth, she ain't ready for the eighth. Fake clothes, same watch, fake crepe, same fuck, fake squad, say lots, but flop ain't what I'm on. Aim up, don't stop, we beat leveling. Proceeds increase heavily, don't need this man's energy. I be the one, beat the one. I don't make a song to make a song, and the vibe is right. The mic will let me onto the sounds of light.